Un paese sconosciuto ai più che nel corso dei secoli ha visto passare popoli e condottieri leggendari, Gengis Khan e Alessandro Magno su tutti. Una regione diventata stato nel 1991 con lo sgretolamento dell'Unione Sovietica e da allora capace di passare da territorio dimenticato a simbolo di esuberanza e la classica cattedrale nel deserto, un paese dove non si possono fotografare le persone senza un'autorizzazione governativa, e questa è solo una delle tante strambe leggi del posto. La più celebre è quella che vieta la circolazione di macchine non bianche nella capitale. In questo primo episodio vi farò vedere una delle capitali più strane al mondo. A pochi chilometri dall'Iran è conosciuta per gli edifici in marmo bianco e capace di trasformarsi totalmente in pochi decenni, ma senza dimenticare il suo passato, con un sito UNESCO antecedente la nascita di Cristo, fino ad arrivare al terribile terremoto del 1948, che spazzò via la maggior parte della città facendo più di 100.000 vittime. Al giorno d'oggi per entrare nel paese è obbligatorio affidarsi a un'agenzia locale che vi manderà una lettera di invito, necessaria per fare il visto in aeroporto, dal costo di $85, a cui vanno aggiunti circa $35 tra test Covid, che non ci hanno fatto, ma che ci hanno fatto comunque pagare, e altri documenti. Quindi seguitemi in questa nuova avventura per scoprire questo interessantissimo paese. Prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi al canale per supportarmi e per non perdervi i miei prossimi episodi da questo stato, ma anche tutti i miei prossimi viaggi, visto che nei mesi che arriveranno visiterò il mio paese numero 73. Intanto, buona visione. Carissimi, buongiorno e benvenuti in Turkmenistan. Siamo arrivati nella nostra stanza a Ashgabat, sono le 3:30 di mattina, nostra stanza che ha una bellissima vista, in un hotel molto molto figo, e passeremo nella capitale circa un giorno e mezzo. Beh, ci vediamo domani mattina perché abbiamo la sveglia alle 7:30, quindi poche ore di sonno. A domani. Buongiorno, dormito abbastanza poco, però non male. Vi faccio vedere meglio la vista dall'hotel, vista che è un assaggio di quello che ci aspetterà in città. Tanto bianco, qualcosina d'oro e cose molto grandi. Comunque vediamo cosa ha da offrire la colazione. Dovrebbe essere fetta, formaggio, pane barra focaccia, pizza, qualcosa di fritto, patate, zucca, torta 1, torta 2. Sta bevanda fosforescente. Esatto, poi abbiamo sta roba che non so cosa sia e il tè è molto poco colorato. Colazione buona e abbondante. Prima di partire un piccolo appunto su internet, perché online si trova scritto un po' di tutto. C'è il wifi, funziona e non sono bloccati i social media, anzi non è bloccato nulla, WhatsApp, appunto tutti i social media, quindi il contrario di quello che viene detto online. Probabilmente è perché l'hotel, che è un bell'hotel, si chiama Sport Hotel, ha già le VPN integrate. Altrimenti in generale il paese dovrebbe aver bloccato praticamente tutto, da WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Le uniche cose che vanno di occidentali, tra virgolette, dovrebbero essere l'email. Ci hanno regalato un cappellino tipico. Nel mercato c'è un po' di tutto, dal kebab a cose tecnologiche a ovviamente cose da mangiare. Comunque ci hanno già cazziato per le fotografie. La guida ci aveva fatto un po' di terrorismo psicologico, che le persone non vogliono essere riprese e se si vuole riprendere le persone bisogna chiedere un'autorizzazione al governo addirittura, e ci hanno già cazziato. Vediamo nei prossimi giorni come va. Allora, abbiamo cambiato il rate ufficiale, è €1 che è uguale a 3,5 manat turkmeni. Noi però abbiamo cambiato al mercato nero. Mercato nero c'è un rate molto molto più vantaggioso, quindi €1 equivale a 19 manat, mentre $1 equivale a 18 manat. Il
musica viale da queste parti va molto, ce ne sono tante varietà. La città ha distanze molto ampie e si è decisamente controllati, quindi da un punto all'altro si va sempre in macchina. La cosa positiva, oltre all'aria condizionata che ci ripara dai 40 gradi esterni, è che si vedono le macchine, tutte bianche o comunque di colori chiari, come beige e grigio, e si nota anche quanti siano gli edifici bianchi. Pensate che nel 2013 la città è stata riconosciuta come la città con la più alta concentrazione di edifici in marmo bianco. Allora erano 540, ma ora sono sicuro che siano molti di più. Allora, questo è il monumento alla Costituzione, qua un bel viale e qua sulla sinistra invece il Parlamento, che non posso inquadrare più di tanto perché non si può fotografare. Con 185 metri dovrebbe essere il secondo edificio più alto nel paese. Come quasi tutti gli edifici è recentissimo. In lontananza si vedono altri edifici incredibili che vi farò vedere dopo. Fa ridere perché c'è il nulla più assoluto per chilometri e chilometri e poi edifici spaziali bianchi, abbastanza assurdo. Questa è la ruota panoramica indoor più grande al mondo. Vedete il motivo della stella a 8 punte, simbolo in generale dell'Islam, ma specifico del Turkmenistan. Si chiama Stella di Oghuz Khan, il capostipite dei popoli turcomanni. Nel corso di questa serie vi accorgerete che la vedrete varie volte. La struttura è d'acciaio, dovrebbe essere alta più di 47 metri, inaugurata nel 2012. No sense, all'interno della ruota, al piano terra, c'è una sala giochi. La ruota costa 50 manat, vi lascio qui il cambio ufficiale e quello al mercato nero. Comunque una desolazione incredibile, non c'è praticamente nulla intorno, solo monumenti bianchi. Intanto, visto che vi ho parlato della stella a 8 punte, vi mostro anche la bandiera. Per me è una delle più belle al mondo e secondo alcuni è anche la più dettagliata al mondo. Il verde e la mezzaluna simboleggiano l'Islam. La striscia rossa ha 5 motivi tradizionali chiamati gol, che rappresentano i tappeti tessuti dalle 5 principali tribù storiche del paese. Le 5 stelle bianche rappresentano le 5 regioni dello Stato e infine il ramo d'ulivo simboleggia la pace, la neutralità, su cui torneremo dopo. Intanto si continua il giro con il monumento alla bicicletta. Come vedete ci siamo fermati in mezzo alla strada, ma non è che ci siano particolari problemi. Una macchina e poi zero. Invece questa in lontananza è la torre della TV e poi si continua. Ecco, altra cosa straordinaria nella capitale sono le rotonde. Sicuramente qui ci sono le rotonde più belle che abbia mai visto in vita mia. Siamo arrivati al monumento alla neutralità. Eccolo qua, è stato eretto nel 1998 in centro città e poi spostato in periferia nel 2010 dal successivo presidente. Simboleggia la politica di neutralità del paese e la cosa più notevole è che sopra l'arco si trova la statua di Niyazov in oro lucido, statua alta 12 metri che ruotava per seguire il sole durante il giorno. Anche qui posto enorme, qua intanto abbiamo la classica stella a 8 punte, posto enorme, nessuno in giro, giusto un paio di militari davanti, ma basta, ci siamo solo noi, è abbastanza surreale come posto. La città in teoria dovrebbe fare 1 milione di abitanti e il paese circa 7, anche se alcuni dicono che in verità ci siano 1 milione, 2 milioni di persone in esilio. Diciamo che girando per le vie della città sembra che ne abbia molti meno.
Questo è il Museo Nazionale, ma non entreremo. Se vi interessa costa 85 manat. E questo è il monumento alla bandiera che è bellissima. Nel corso del viaggio abbiamo visto tante ragazze indossare abiti tipici. Questo anche perché viene caldamente consigliato dal presidente. Siamo arrivati al monumento all'indipendenza, che è molto simpatico il soprannome perché lo chiamano lo Stura Lavandini. In verità si ispira alle tende tradizionali turmene e ai copricapi tradizionali indossati dalle ragazze. Cosa interessante, nel parco qua accanto ci sono una serie di alberi piantati dai vari presidenti che sono venuti in visita. Il Turkmenistan ha ottenuto la propria indipendenza nel 1991, quando si è sgretolata l'Unione Sovietica, e da allora ci sono stati 3 presidenti. Vicino alla statua dell'indipendenza c'è anche Niazov, il primo presidente, nonché padre dei turkmeni, Turkmenbashi. Questo è un titolo che si autoconferì. Sotto di lui infatti venne promulgato un grande culto della personalità. Tra le altre cose rinominò Turkmenbashi alcune città, scuole, aeroporti, piazze. Cambiò il nome dei mesi dell'anno e dei giorni della settimana con quelli della sua famiglia. Scrisse l'inno del paese, poi il governo lo nominò eroe del Turkmenistan e i suoi ritratti e statue vennero esposti in edifici pubblici, piazze, e alcuni ci sono ancora oggi, altri sono stati tolti dal nuovo presidente. E a proposito di stranezze, siamo arrivati al monumento al Runama, il libro più grande del mondo e forse il libro più celebre qui in Turkmenistan. In inglese significa libro dell'anima o libro dello spirito. È un'opera in 2 volumi scritta da Niazov, quindi il vecchio presidente, che ha governato dal 1991 al 2006. Riassumendo molto, il libro esplora il rapporto filosofico tra l'etica e il successo degli stati, utilizzando proprio il Turkmenistan come caso di studio. È stato concepito fin dal principio come una propaganda di Stato, volta a sottolineare i fondamenti dell'identità turkmena. E mentre andiamo a pranzare in yurta, a questo proposito il Runama venne elevato a livello di Bibbia, fondamentale per il paese. Tanto che, fin quando rimase in vita, per accedere alle cariche pubbliche, per l'esame a patente e per gli esami all'università, i cittadini venivano interrogati su questo libro. Pensate che assurdità. Siamo poco fuori città e siamo arrivati al complesso memoriale, molto grande anche questo, e qui ci sono 3 monumenti. Il primo è questo e è per commemorare le vittime della Seconda Guerra Mondiale. Il secondo è per commemorare le vittime delle altre guerre turkmene e il terzo è per commemorare le vittime del terremoto del 1948. Il terremoto del 6 ottobre 1948 fu a dir poco devastante. Ci sono varie scale di riferimento, diciamo che si attesta circa intorno al 9° grado. Secondo studi recenti persero la vita circa 110.000 persone. Questo luogo è particolarmente legato al primo presidente della nazione perché lui in prima persona sopravvisse al terremoto. Infatti si dice che il bambino dorato sopra la palla, sopra il toro, insomma, sia proprio lui. Morirono invece 2 fratelli e la madre. Il padre sopravvisse ma morì durante la Seconda Guerra Mondiale. Siamo a circa 15 km dal centro e siamo arrivati alla fortezza di Nisa.
che è uno dei siti archeologici più importanti dell'Asia centrale. È stata inserita nel 2007 nell'UNESCO e è descritta come la prima culla e sede del potere dell'impero Arsacide o Partico. Si ritiene che sia stata fondata da Arsace I, che regnò dal 250 al 211 a.C. Venne scelta questa posizione per costruire la città e la fortezza perché abbastanza sicura, perché siamo su una specie di altopiano, siamo circondati da montagne, quindi si vedevano arrivare i nemici e costituiscono ovviamente una barriera naturale, e poi, da quanto ho letto, era un territorio abbastanza fertile e anche ideale per allevare i famosi cavalli. Un tempo si parlava di cavalli nisei, antenati degli odierni Acalteche, che sono rinomati per la loro bellezza, agilità e forza in battaglia. Sotto il regno di Mitridate I di Partia, che regnò dal 171 al 138 a.C., i confini dell'impero si espansero e la città fu rifondata e ribattezzata Mithradakhetert. In questo periodo Nisa consolidò il suo ruolo strategico e militare lungo le prime rotte che avrebbero formato la Via della Seta. Si vede bene come le costruzioni fossero fatte in fango e paglia, quindi non molto resistenti agli agenti atmosferici. Gli scavi a Nisa iniziarono con gli archeologi sovietici negli anni 40, poi proseguirono con prestigiose missioni italo-turkmene. Hanno portato alla luce architetture monumentali a pianta quadrata, santuari, complessi palazziali e un imponente archivio amministrativo con 2700 testi incisi su cocci di ceramica. Al giorno d'oggi sul sito attuale si vedono la Nisa vecchia e la Nisa nuova. La Nisa antica era una cittadella reale racchiusa da mura in mattoni crudi dove si trovavano i complessi monumentali. La Nisa nuova è la vera e propria città fortificata con le abitazioni della popolazione, attività commerciali e le aree degli artigiani. Comunque il posto in verità è molto grande perché qua non ci sono costruzioni, sono tutte racchiuse qua, ma queste erano, diciamo, le mura che recintavano tutto il complesso abitativo e poi la fortezza. Siamo arrivati alla statua del cane Alabai, simbolo del paese, insieme ai cavalli di cui vi parlavo prima. Si tratta di un cane pastore dell'Asia centrale, chiamato anche lupo turkmeno, visto che fuori dalla capitale sono sempre stati usati come guardia per il bestiame. Comunque adesso sono le 18 e c'è qualche macchina in più in giro, sempre poche, però diciamo meglio del traffico di Milano, questo sì, però sono di più rispetto a questa mattina. Questa è la chiesa ortodossa, particolare perché non c'entra assolutamente nulla con tutti gli edifici circostanti in marmo bianco e è rimasta così per volere del governo, diciamo, e dovrebbe essere uno dei pochissimi edifici sopravvissuti al terremoto del 1948. Siamo arrivati al circo, sempre di marmo, ma non è sempre stato così. Ci hanno fatto entrare prima dello spettacolo che comprenderà balli con scimmie, cavalli, ci sono anche delle motorette, non so, comunque circo carino dentro. E visto che sono in un luogo affollato e posso non farmi troppi problemi a riprendere, vedete le ragazze, tante hanno il vestito tradizionale e diciamo che è anche un volere del nuovo presidente che si rappresenti il popolo e le sue tradizioni.
circo costruito tra il 1979 e il 1984. Nel 2001 Kniazov abolì tutti i circhi del paese e solo nel 2008 il nuovo presidente revocò questo divieto e decise di far ricostruire il vecchio edificio con appunto la copertura in marmo. Siamo venuti giusto per curiosità nell'altra opzione di hotel che ci avevano dato. Qua c'è un bellissimo acquario e là c'è la foto del vecchio presidente, il secondo presidente. Poi ci sono un sacco di quadri di cavalli, ma in verità sono venuto qua per non farmi beccare, perché qua c'è la foto dell'attuale presidente praticamente, quella che ho passato velocemente perché in teoria non si potrebbe fare. Comunque è molto meglio il nostro hotel, anche questo non sembra malaccio, ma le recensioni non sono per niente buone. Questo è il Tekke Bazar, uno dei più importanti, il più importante addirittura dello stato, e vediamo se riesco a fare qualche ripresa perché non si potrebbe. Comunque, per chi non lo sapesse, io in Asia centrale ho già visitato Kirghizistan e Kazakistan. Il Turkmenistan è sicuramente molto diverso, ma Ashgabat può essere paragonata ad Astana, capitale del Kazakistan. Siamo arrivati alla statua di Lenin, molto molto particolare, perché a parte che Lenin è molto piccolo, però c'ha questa base enorme in stile centro-asiatico, molto bella. E poi dietro di me, non si vede bene, c'è l'ex archivio del Partito Comunista del Turkmenistan. Ve l'ho fatto vedere molto velocemente perché non si potrebbe fotografare neanche questo. C'è la guida che fa un po' di terrorismo psicologico. Non abbiamo ancora capito se sia lui che è un attimo spaventato oppure se effettivamente qua è un grosso problema fare fotografie a determinati edifici. Questo è il teatro, o almeno uno dei teatri, soliti elementi architettonici come la stella a 8 punte, il marmo ovviamente, alcune parti dorate, classiche diciamo come tutta la capitale. Cosa curiosa che finora non ho detto, ma forse l'avete già notato, l'area è abbastanza verde, devo dire. Pur essendo un clima desertico, essendoci molto caldo, è molto molto verde e fate conto che siamo a metà giugno, quindi caldo. Più del 70% del paese è coperto dal deserto del Karakum, quindi il verde non è così comune. Questo è il monumento ad Ashgabat. Comunque stavamo riflettendo con gli altri ragazzi che sono con me in viaggio e effettivamente la città non è che abbia da offrire molto, e personalmente poi con il fatto che non si riesce quasi a camminare da una parte all'altra perché le distanze sono molto ampie e appunto i punti di interesse non è che siano molti, questo fa perdere molto alla visita alla città perché non si riescono a vedere tante cose se non punto macchina, non è il massimo. Siamo passati anche dal monumento dei cavalli di cui vi ho parlato prima, purtroppo non si può fotografare perché è molto vicino al palazzo presidenziale, ma vi metto una foto qua giusto per farvi capire. Nel mentre finisce la giornata andiamo a cenare e rientriamo verso l'hotel. Devo dire che nella settimana passata qui abbiamo mangiato molto bene, molto meglio rispetto al Kazakistan e Kirghizistan, anche se troppa carne per i miei gusti. Questa ultima ripresa della cittadella costruita per i giochi asiatici di arti marziali che si tennero qui nel 2017. Buongiorno dalla nostra stanza con vista stadio. Oggi l'ultima mezza giornata vera in città, in cui riusciremo a visitare qualcos'altro, perché poi ci passeremo più volte, ma senza visitare nulla di che. Quindi partiamo con altri edifici bianchi.
edifici bianchi che riflettono la luce, sembra di essere alla settimana bianca. Ci troviamo a una decina di chilometri dal centro città, nel paese dove è nato l'ex presidente, il primo presidente Niazov. Qui abbiamo dietro di me il mausoleo dove è seppellito insieme a tutta la sua famiglia. Peccato che non si possano fare foto dentro, perché è interessante vedere proprio le date in cui sono morti i suoi fratelli, la sua madre, il padre durante la seconda guerra mondiale e poi lui a 66 anni. E poi qui abbiamo la moschea, che è la più capiente di tutta l'Asia centrale, è una delle più grandi. Questa moschea è profondamente controversa, intanto bellissima, veramente incredibile, però è controversa perché all'interno ci sono versi non solo del Corano, ovviamente testo sacro, ma anche del Runama, testo scritto dall'ex presidente, collocando i due libri sullo stesso piano. Questo è il piano terra e contiene 7.000 persone. È riservato agli uomini, mentre il secondo piano, riservato alle donne, può contenere fino a 3.000 persone. Il paese è a prevalenza musulmana con circa il 95% della popolazione, anche se devo dire che nel quotidiano non si nota. E a proposito di questo ci sono pochissimi stranieri. I più numerosi sono gli uzbeki con il 5% nella zona di confine a nord, che mostrerò nel prossimo episodio. Siamo arrivati al Palazzo dei Matrimoni. La guida ci spiegava che tutti in teoria si sposano qua e i matrimoni vanno dalle 350 alle 1000 persone. Qua Palazzo dei Matrimoni e là c'è l'hotel di super lusso. Anche questo spettacolare. E anche questo costato svariati milioni di euro. E pensare che la guida ci ha detto che lo stipendio medio mensile è di $250. All'interno non si può entrare, però qua c'è una cosa interessante, che è questa cabina da fermata degli autobus, e all'interno dovrebbe esserci l'aria condizionata. Da qui c'è una vista molto bella, da dove si capisce l'assurdità di questa città. I palazzoni bianchi sono appartamenti e dovrebbero costare intorno ai $250.000 per circa 100 metri quadri. Ovviamente la gente comune non se li può permettere e infatti sembrano totalmente vuoti, mentre una casa normale dovrebbe costare intorno ai $40.000. Questo dietro di me è il Museo dei Tappeti, che non sono sicuro si possa filmare perché c'è dentro anche un ministero. All'interno c'è anche il tappeto fatto a mano più grande al mondo. Ho fatto un video un po' di nascosto perché non abbiamo preso il biglietto, perché è un museo dei tappeti alla fine. The city. The city. Should we go for lunch there? Da lì. Siamo arrivati alla moschea gemella, diciamo, di quella blu di Istanbul. È stata inaugurata nel 1998, può ospitare fino a 5.000 fedeli e la particolarità è appunto che è uguale a quella di Istanbul e è in stile turco e ha tante cupole, a differenza di quelle turkmene che ne hanno una sola. Come ho detto prima, spesso non sembra di stare in un paese con più del 90% di musulmani, sia perché la maggioranza delle donne non hanno il velo, sia perché le moschee in realtà non sono molte.
Abbiamo mangiato del plov, che qua si chiama pilav, che è un piatto uzbeko, riso e carne, e adesso siamo a un centro commerciale. Questa è l'ultima tappa nella capitale, perché ci sposteremo tra un paio d'ore nel deserto. Però non scappate, perché ora c'è un salto avanti nel tempo con una bella vista sulla città e le mie opinioni su questa giornata e mezza nella capitale. È l'ultimo giorno, siamo tornati nella capitale e domani mattina partiamo presto per l'Italia. Ho deciso di aggiungere anche questa piccola parte di video giusto da farvi vedere le ultime cose che vedremo qui nella capitale, nulla di che in verità, e per dare anche qualche opinione sulla città. A differenza dell'altro centro commerciale, questo ha anche i marchi normali, tra virgolette, per esempio là c'è Nike e c'è molto altro. Comunque i centri commerciali sono abbastanza frequentati perché è un paese caldo, perché è un paese musulmano, quindi per esempio come l'Arabia, Kuwait, Bahrain, ce ne sono tantissimi e appunto sono molto frequentati. Guardate che spiazzo con soli palazzi bianchi, in teoria tutti di marmo. Fermata dell'autobus con aria condizionata e prese. Allora, la città devo dire mi ha lasciato un attimo un po' di amaro in bocca, perché non si possono fare foto a tantissimi edifici, non si possono fare foto a persone, non abbiamo avuto interazioni con locali, non si può uscire dopo le 23 perché c'è il coprifuoco, non si può girare per il paese da soli. Nella capitale in teoria un pochino si può, però noi siamo riusciti a girare senza la guida solo qualche ora l'ultimo giorno del viaggio. Questo vuol dire appunto non avere alcuna libertà e non camminare per nulla. Per me camminare in una città è un ottimo modo per scoprirla e niente, questa volta questo aspetto è mancato del tutto. Di positivo c'è che il cibo è stato molto buono per tutto il viaggio, è un paese economico e la città è decisamente strana, cosa che mi affascina. C'è da dire che sono comunque in uno dei paesi più chiusi al mondo, per alcuni secondo solo alla Corea del Nord. Quindi forse ho sbagliato io a farmi aspettative di un certo tipo. Detto questo, è finito l'episodio odierno, io vi ringrazio di essere rimasti fino alla fine e vi do appuntamento a settimana prossima per il secondo video dal paese, che sarà molto interessante. Quindi iscrivetevi al canale per supportarmi e per non perdervelo. A presto!